Ci troviamo in Alto Adige, in Val Venosta, e siamo all'interno del Parco Naturale Gruppo di Tessa. Questo è il parco naturale più grande dell'intera regione, con oltre 3.000 ettari di boschi di larice, pascoli di alta quota e cime che superano i 3.000 metri di quota. Abbiamo parcheggiato la macchina a pochi minuti dal rifugio Naserite sopra Parcines. Abbiamo programmato un giro ad anello in alta montagna con tappe impegnative ma con panorami che ripagheranno ogni fatica. Le tappe della giornata sono Malgata Blander, Monte Sella, Rifugio Cima Fiammante e Malga Naserite. Dal parcheggio iniziamo la nostra camminata seguendo il segnavia 8B. Da questo punto, proprio qui sotto, si può vedere l'imponente cascata di Parcines. Lasciamo l'8B e prendiamo il 24A. In questo punto il sentiero 2A si collega con l'Alta Via di Merano, uno dei percorsi più conosciuti e frequentati della zona, lungo ben 120 km. Quindi continuiamo seguendo il segnavia numero 24 verso la nostra Malga. Ormai ci siamo! Conquistata la prima tappa, siamo arrivati alla Malga Tabland o Tablander Alm. Siamo a 1788 metri. Alle mie spalle potete vedere la cima Cigot, una dei 3.000 del gruppo di Tessa. E adesso la pausa è terminata, dobbiamo rimetterci in cammino e guardate dov'è la nostra prossima tappa? Lassù, Monte Sella. Dalla Malga adesso continuiamo seguendo il segnavia numero 1 e raggiungeremo la cima all'incirca in un paio d'ore. Arrivati in questo punto ci mettiamo sul sentiero Franz Huber-Steig. Per arrivare alla cima ci mancano ancora all'incirca 50 minuti, ma ce la faremo ragazzi, eh?
Arrivati ai piedi del Monte Sella, mancano ancora 140 metri di dislivello per raggiungere la vetta. Lasciamo momentaneamente il sentiero Franz Huber-Steig e saliamo qui alla mia destra. Bergheil! Ci troviamo alla croce di vetta del Monte Sella, 2428 metri. Questo è il punto più alto del nostro giro di oggi. Abbiamo percorso sinora 5 km con un dislivello di 1000 metri in positivo. Il panorama da quassù è veramente straordinario, un panorama a 360 gradi che abbraccia tutto il gruppo del Tessa con alcune delle sue cime oltre i 3000 metri di quota. Si ha un bel panorama su Parcines, Merano e la Valle dell'Adige fino a Bolzano, in lontananza i gruppi dolomitici e le cime del gruppo di Tessa. Lasciamo il Monte Sella e ritorniamo sui nostri passi. Ritornati al bivio, continuiamo sul sentiero Franz Huber-Steig verso la nostra prossima meta, il rifugio Cima Fiammante. Alle nostre spalle è ancora visibile la croce di Cima Sella. E dopo aver percorso un magnifico sentiero in quota, e devo dire che è stato anche abbastanza lungo, siamo arrivati al rifugio Cima Fiammante a 2259 metri. Questo rifugio è molto di più di un semplice punto di sosta. È la base ideale per chi vuole spingersi sui 3000 del gruppo di Tessa. Da qui partono diverse ascensioni per il Monte Rosso, Cima Fiammante, Cima Rossa, il Monte di Tel e il Cigot. Oggi il rifugio è ancora chiuso, l'apertura stagionale è prevista per il 25 giugno, ma noi ci fermiamo qui un attimo per goderci il silenzio e il paesaggio.
Ora scendiamo dalla valle di Tell verso la nostra ultima tappa, il rifugio Nazarite, passando per Malgazil, segnavia numero 8. Abbiamo raggiunto anche l'ultima tappa, siamo a quota 1523 metri e siamo davanti al rifugio Nazarite. L'escursione sta per volgere al termine e adesso non ci rimane altro che rientrare al punto di partenza. Abbiamo terminato una bella escursione in un ambiente ricco d'acqua, accompagnati da torrenti e spettacolari cascate. Un'escursione d'alta montagna a tutti gli effetti. Un dislivello importante, circa 1200 metri in salita e tratti esposti. La consigliamo ad escursionisti esperti, allenati e soprattutto senza problemi di vertigini. Se trovate questa escursione troppo lunga, un'ottima idea è quella di suddividerla in 2 giorni, pernotando al rifugio Cima Fiammante. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!